Considerando che da poco è uscito Avatar 2, film che dovrò recuperare al più presto, mi sono voluto rivedere il primo capitolo. E vedendolo mi è tornato alla memoria un gioco che si basava su un alieno blu che combatteva una battaglia su un pianeta diverso dalla Terra contro gli esseri umani colonizzatori. E dopo una lunga ricerca sono riuscito a trovarlo. Rogue Trooper. Questo titolo lo giochi per la prima volta sulla Wii e poco dopo comprai la versione per PC, uno dei pochi nomi che non ero mai riuscito a finire, ma mi conquistò sin dal primo momento. Premetto che ho impiegato più di 10 ore per completarlo, sia per impegni personali, ma soprattutto per la differenza di esperienza che un gioco del 2006 può fornire. Anche se ho giocato la versione Redux, uscita 5 anni fa, non è stato stravolto nulla di quello che mi ricordassi. Ora vi parlerò un poco della trama. Noi siamo Rogue e facciamo parte dei GI, un esercito di super soldati modificati geneticamente, nati per la guerra e immuni a qualsiasi danno che possa essere inferto agli esseri umani. Siamo introdotti insieme ad altri 3 comandanti, Gunner, Bagman e Helm, i nostri compagni di battaglia, e insieme a loro saremo mandati sul pianeta New Earth, dove da sempre esiste una guerra sanguinolenta tra i Norths e i Southern, rispettivamente il nord e il sud del pianeta. Senza troppi giri di parole, con un micro spoiler dei primi 2 capitoli del gioco, noi vedremo i nostri 3 compagni morire, ma una peculiarità dei GI è che hanno un chip trapiantato sulla nuca e dopo la morte biologica continueranno a vivere sotto forma virtuale per 1 minuto, grazie a questo impianto. Salvando, tra virgolette, dalla morte totale i nostri compagni, diventeremo il soldato perfetto, ma con una vendetta da consumare nei confronti di un generale che ha voltato le spalle al nostro esercito. Detto tutto quello che conta a livello di trama, prima di parlare di alcuni aspetti che mi sono piaciuti e altri meno, pur parlé vi dico che questo titolo è tratto dall'omonimo fumetto, e io solo ora, scrivendo lo script del video, ne sono venuto a conoscenza. È un TPS, Third Person Shooter, con evidenti segni di invecchiamento, ma godibile se si chiude più di una volta un occhio. Il problema principale è la videocamera, macchinosa e poco stabile, dato molto dalla sensibilità scattosa. Sono morto durante la campagna non poche volte perché non riuscivo a regolare la zona di sparo o a muovermi correttamente. Poi, solito problema dei giochi pre-2010, corridoi pieni di nemici, con alcune volte, grazie a Dio direi, missioni a tempo, cosa che più detesto nei videogiochi. Mi sento di dire che solo queste sono le note dolenti, anche se compongono la quasi totalità dell'esperienza videoludica. Ma a mio modo di vedere i punti di forza sono sicuramente l'ambientazione. Si passa dal vivere tra le trincee di questo pianeta, che inizialmente presenta una palette blu, ma andando avanti si arriva in zone urbane, con colori più accesi, in fortezze nemiche, dove dovremo fare un poco di platform, ma anche zone portuali dove combatteremo al fianco della fazione a cui apparteniamo. Ogni volta che uccideremo un nemico, lascerà dei materiali, dei rottami, che potremo utilizzare per upgradare le nostre armi, dato che avremo una vasta scelta, da un mitra al cecchino fino ad arrivare ad un lanciarazzi. Un'enorme varietà di nemici che dovremo affrontare, dai soldati semplici a specialisti EMP, a cacciaerei fino a robot meccanici. La caratterizzazione dei personaggi non è da meno. Da Rogue che rispetta il codice morale per cui è nato, un soldato che vive solo per la guerra, a Gunner che è un amante delle armi, Helm, l'amante del gruppo, Bagman che è il medico e rifornitore di munizioni, il nemico che presenta delle ustioni su tutto il corpo, in particolar modo sul viso, il cecchino letale dei Norths e così via. Il finale è molto aperto, che fa presumere un sequel, che spero che prima o poi esca o venga preso in considerazione. D'altronde stiamo vivendo lo stesso periodo in cui aspettiamo con ansia Beyond Good and Evil 2.
In conclusione, è stato molto bello recuperare, rivivere e completare uno dei migliori giochi che avevano segnato la mia gioventù.